Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi. Potete sostenermi ancora di più cliccando il pulsante Unisciti qui sotto. Grazie, e adesso guardiamo insieme questa storia. La scorsa notte resterà impressa nella memoria del mondo dello spettacolo come quelle scene che sembrano scritte, e invece avvengono con la fretta e l'intensità delle cose vere. Uno degli attori più discussi degli ultimi mesi, Ozan Akbaba, aveva appena rimesso piede in Turchia dopo un progetto internazionale. L'aereo non aveva ancora finito di svuotarsi quando la sua quiete è stata recisa di netto, come da un lampo improvviso, una telefonata inaspettata, una voce agitata dall'altro capo, una notizia che non poteva aspettare. Sinem Unsal, l'attrice con cui Ozan condivide set, voci, e un'intesa fatta di silenzi e sguardi, era stata portata d'urgenza in ospedale per un malessere improvviso e difficile da definire. E lì, nel cuore dell'aeroporto di Istanbul, sotto le luci fredde dei corridoi e il brusio dei passeggeri appena atterrati, è cominciata una corsa destinata a diventare il racconto più commentato della notte. Chi era vicino a lui dice che il volto di Ozan si è trasformato in un istante. Dal suo solito passo elegante e misurato è passato a una determinazione dura, come colpito da un pugno invisibile. Valigia, protocolli, saluti, formalità, tutto è scivolato lontano. Si è voltato di scatto, ha allungato il passo, e in un attimo si è messo a correre verso l'uscita dell'aeroporto. Il suo assistente, spiazzato dal cambiamento repentino, faticava a stargli dietro. La scena, vista da fuori, aveva un'intensità palpabile. Un attore famoso che si muove senza calcoli, con un'urgenza genuina, ignorando le telecamere e quella discrezione che di solito difende con cura. Appena attraversate le porte automatiche, Ozan ha alzato la voce per richiamare l'autista. «Portami in ospedale subito!» Nessuna esitazione, nessun gesto di troppo. È salito in macchina stringendo ancora il telefono, cercando di ricomporre informazioni sparse, pezzi di un mosaico che nessuno sapeva ancora leggere. Il tragitto verso l'ospedale è sembrato sospeso, come se la città scorresse senza toccarlo davvero. Chi lo conosce giura di averlo visto raramente così provato. Alternava domande secche a lunghi silenzi in cui il respiro pesava più delle parole. Le luci di Istanbul diventavano scie sfocate sul vetro, mentre ogni aggiornamento ricevuto sembrava uguale al precedente, nessuna certezza. Si sapeva solo che Sinem era sotto controllo medico, arrivata stremata, con segnali che non andavano sottovalutati, e che i medici non avevano ancora un verdetto. L'autista accelerava fin dove la strada lo permetteva. Ogni semaforo pareva un ostacolo ingiusto, ogni deviazione un nemico. In quell'auto non contavano reputazione, progetti, calendari, contava lei. Quando la macchina si è fermata davanti al pronto soccorso, l'aria era già carica. Nel giro di pochi minuti, la notizia aveva iniziato a diffondersi a macchia d'olio, e fuori dall'ingresso si sono radunati giornalisti, curiosi, e fan. Ozan è sceso senza guardare nessuno. Ha tagliato la folla a grandi passi e si è diretto all'accettazione con una sola domanda in mente: dov'è Sinem Unsal? Le telecamere hanno colto la tensione nel suo sguardo, la fermezza del passo, la preoccupazione che non tentava minimamente di nascondere. Il personale lo ha accompagnato verso una zona più riservata, dove gli hanno fornito notizie preliminari. Nessun comunicato ufficiale, nessun dettaglio in grado di placare davvero l'ansia. Solo una frase ripetuta con intenzioni rassicuranti, ma che suonava più incerta di quanto volesse: stanno facendo gli accertamenti. Questo vuoto di informazioni è stato il terreno perfetto perché i social esplodessero. Sono bastate poche ore perché i nomi dei due artisti diventassero virali. La frase «Ozan non ha lasciato sola Sinem» è rimbalzata ovunque, 1000 e 1000 volte. Ogni post alimentava il successivo, e l'incendio si allargava a vista d'occhio. Sulle piattaforme, i fan hanno ripescato ogni intervista condivisa, ogni sguardo rubato durante un evento, ogni gesto che prima era passato inosservato. Ciò che era iniziato come una preoccupazione per la salute di Sinem si è trasformato presto in una domanda insistente: sono solo amici?
O c'è un sentimento più profondo? La tensione emotiva nei corridoi dell'ospedale riecheggiava in ogni angolo di internet. Mentre fuori e online si cercavano significati e indizi, dentro l'ospedale Ozan ha scelto la strategia più eloquente, il silenzio. Ha parlato appena con chi era del suo stretto giro. Niente dichiarazioni, niente pose, niente frasi che potessero suonare di comodo. Quel silenzio, che altrove sarebbe considerato prudenza, si è trasformato in carburante emotivo per migliaia di persone collegate nel cuore della notte. I corridoi hanno visto la sua attesa, lunga, trattenuta, appesa tra paura e speranza. Fonti vicine all'attrice raccontano che Sinem da ore si sentiva svuotata, un affaticamento insolito, un fastidio tenace che ha finito per allarmarla. Ha fatto la cosa giusta, recarsi in ospedale senza aspettare che la situazione peggiorasse. I medici hanno avviato una batteria completa di esami e l'hanno tenuta sotto osservazione. Mentre la stampa giocava d'anticipo, la priorità dentro quelle stanze era semplice: capire che cosa stesse accadendo e come impedirne un'evoluzione pericolosa. Con il passare delle ore, la notte ha piano piano inghiottito il frastuono iniziale. Le telecamere erano ancora fuori, ma dentro regnava una calma tesa. Eppure Ozan è rimasto, si è mosso solo quando i medici glielo hanno concesso, senza uscire mai dall'edificio. Chi lo ha visto parlare finalmente con Sinem dice che la sua voce si è sciolta nel momento stesso in cui l'ha guardata. Non ci sono video né foto, ed è forse questo a rendere quel momento ancora più prezioso, ma più testimoni concordano su un punto: la tranquillità che Ozan ha recuperato vedendola ha modificato l'atmosfera come un cambio di luce. Da lì è nata la frase che avrebbe invaso i social: non l'ha mollata un secondo. Il pubblico osservava da mesi la loro dinamica, analizzando ogni interazione con la lente dell'aspettativa. In un mondo in cui tutto è esposto e ogni gesto diventa oggetto di discussione, il semplice fatto che Ozan abbia attraversato la città per restarle vicino ha scatenato una reazione enorme. I fan hanno ricostruito la notte pezzo per pezzo. Una clip sfocata registrata da un passante, un tweet di chi ha assistito all'arrivo, uno screenshot dell'ingresso in ospedale, ricordi di vecchie interviste. Ogni frammento si incastrava in una narrazione emotiva che aveva già conquistato la conversazione. In poche ore, la vicenda ha smesso di essere un pettegolezzo e si è trasformata nel tema centrale su 7 redazioni. Non si parlava di contratti o di prime, ma di umanità, di un gesto che ha messo Sinem davanti a tutto. Per molti addetti ai lavori, la notte ha mostrato con chiarezza una verità: quando la realtà bussa, le maschere cadono. Fino all'alba non c'è stato alcun comunicato ufficiale. I medici hanno ribadito che avrebbero parlato solo con risultati in mano. Questa riservatezza professionale strideva con il rumore che rimbombava fuori e sui social. Nel frattempo, migliaia di persone sono rimaste collegate, aggiornando compulsivamente nella speranza di leggere che tutto andava bene. Dentro, Ozan faceva avanti e indietro in silenzio, ogni tanto sporgeva lo sguardo dalla porta della sala in cui lei riposava, e poi tornava a sedersi, lo sguardo fisso su un punto che solo lui vedeva. L'assistente provava a dirgli di prendersi un momento, ma lui scuoteva la testa. Ogni suono, un carrello, un passo, una suoneria lontana, poteva essere la notizia buona, e non voleva perdersela. In quelle ore sospese, è successa una cosa rara: l'industria si è fermata a guardare. Colleghi, registi, tecnici hanno mandato messaggi che nessuno ha letto davvero, eppure quella vicinanza ha creato un filo invisibile. In strada, qualcuno ha iniziato a mormorare: se fa così, vuol dire che le vuole davvero bene. E la domanda è diventata quasi un coro: il loro legame è più di ciò che lasciano intravedere? Chi conosce Ozan sa quanto protegga la sua vita privata, quanto ami farsi raccontare dal lavoro piuttosto che dalle dicerie. E chi conosce Sinem sa quanto preferisca la sostanza ai riflettori. Per questo la scena della notte ha colpito così tanto: non c'era spettacolo, non c'era sceneggiatura. C'era solo l'urgenza autentica di esserci. Intanto, all'interno della struttura, la prassi proseguiva: monitoraggi, esami ripetuti, medici che entravano e uscivano con discrezione. Qualcuno ha sussurrato che la stanchezza di Sinem si trascinasse da giorni, peggiorata da ritmi frenetici e viaggi.
Altri hanno parlato di un calo fisico improvviso. Nessuno, però, si sbilanciava. Le informazioni restavano al riparo. E questa assenza di parole ufficiali, mentre fuori le ipotesi si moltiplicavano, ha reso tutto ancora più emotivo. Verso le 3 del mattino, le voci hanno cominciato a stancarsi. Le telecamere riprendevano porte chiuse e facce tese. Ma nel corridoio in cui Ozan aspettava, il tempo si era fatto circolare. Ogni minuto tornava su se stesso. Poi, finalmente, uno sguardo, un cenno, la possibilità di entrare un attimo. Ozan si è avvicinato piano, come se temesse di spezzare qualcosa. E quando i loro occhi si sono incrociati, il respiro ha cambiato ritmo. Non servivano parole. Quell'istante, invisibile alle camere, è diventato il punto fermo di tutta la notte. Fuori, le piattaforme continuavano a vibrare. Ozan non l'ha mai lasciata sola, era ormai dappertutto. A qualcuno veniva in mente una scena di backstage in cui lui la osservava mentre parlava con i fan, a qualcun altro un complimento fatto con timidezza durante una conferenza stampa. I dettagli, riassemblati, sembravano raccontare una storia intera. Eppure, più i pezzi trovavano posto, più restava una domanda aperta. Forse non era importante darle un nome. Forse bastava sapere che, quando è stato necessario, lui c'era. Le prime luci del giorno hanno trovato la città esausta e curiosa. Nessuna dichiarazione ufficiale, ancora. I medici hanno fatto sapere che avrebbero comunicato non appena le analisi fossero state concluse. Il contrasto tra quella compostezza professionale e il clamore online era netto. E intanto, migliaia di persone continuavano ad aggiornare la pagina, a condividere messaggi di sostegno, a raccontarsi la notte come se l'avessero vissuta insieme a loro. C'è chi ha scritto di aver ripensato a tutte le volte in cui ha visto Zan e Sinem sorridere di complicità, chi ha detto che certi legami non hanno bisogno di etichette. Il resto è rimasto sospeso, in attesa del bollettino. In fondo, questa storia non parlava di titoli o di gossip facili. Parlava di una priorità scelta senza pensarci, di una corsa che ha messo ogni altra cosa in secondo piano. E se c'è una verità che la notte ha svelato, è che quando la vita chiama, il resto tace. Voi che ne pensate? Celebrita dalla Turchia vuole sentire la vostra voce. Vi ha sorpreso la reazione di Ozan? Credete che il suo rapporto con Sinem sia più profondo di quanto dicano? Come avete vissuto queste ore piene di tensione e sentimenti contrastanti? Scrivete la vostra opinione qui sotto. E se amate questi racconti approfonditi, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, lasciate un like, commentate, e non dimenticate di sostenere il canale cliccando sul pulsante Unisciti per contenuti esclusivi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie di cuore per aver guardato il mio video. Alla prossima! Abbiate cura di voi e a presto!